Buongiorno a tutti amici dell'arte bianca, oggi finalmente vi propongo la mia seconda ricetta per quanto riguarda le rosette soffiate. Sì, perché l'abbiamo già fatta una l'anno scorso, però mi andava di provare un metodo un pochino più semplice anche per quanto riguarda specialmente la formatura di questo pane, che è un attimo il punto un pochino più dolente. Tra l'altro anche il prefermento va sempre fatto come nel primo video, però ve lo faccio rivedere da capo, così comunque potete fare affidamento a questo video. Naturalmente non perdete nulla, non tralasciate niente, riguardate bene la ricetta tutte le volte che magari vorrete riprovarci. Io vi metto poi nell'info box tutti i capitoli con gli ingredienti, tutte le fasi eccetera, come sono abituata io a fare adesso, così potete trovare comunque tutto anche suddiviso. E mi raccomando, seguite passo passo il video. Allora ragazzi, regola importantissima del 55: la temperatura dell'ambiente va sommata alla temperatura della farina e si fa 55 meno questo valore che vi esce, ok? Vi riporto la formula scritta adesso mentre vi cito gli ingredienti. 1 chilo di farina di forza 000 con 350 V, 440 grammi di acqua, in questo caso 15 gradi perché ho 20 gradi della farina e 20 gradi dell'acqua. Abbiamo 3,2 grammi di lievito secco oppure 10 di fresco. Allora mischiamo il lievito all'acqua. Poi naturalmente le temperature, ve lo dico subito, cambiano ovviamente dall'estate all'inverno, dovete sempre misurare la temperatura dell'acqua, dell'ambiente e quella della farina per poi sapere quella dell'acqua, molto semplice. Allora in questo caso adesso abbiamo mischiato il nostro lievito, che sia fresco o che sia secco, lo andiamo a mettere nell'acqua e mischiamo ovviamente l'acqua e il lievito assieme alla farina in questa maniera. Cerchiamo, allora io la biga la faccio in questa maniera, in casa semplicemente, senza, potete farla con i macchinari, però vi dico che comunque è molto semplice anche farla così manualmente, diciamo, non si sbaglia, diciamo, non si impasta troppo eccetera, e comunque mi trovo abbastanza bene. Poi ognuno la fa diciamo come preferisce naturalmente. E io cerco di non impastarla proprio, diciamo la misceliamo perché va miscelata, non va impastata, altrimenti inizia a lievitare troppo, a lievitare e ha già fatto tutto il processo. Invece noi vogliamo soltanto far fermentare l'acqua, farina e lievito, per cui adesso cerchiamo di mixarli, miscelarli assieme il più possibile in questa maniera, senza impastare, senza creare proprio la massa di impasto, per cui andiamo a fare in questa maniera, vi consiglio. Adesso poniamo o in un contenitore, diciamo che non deve essere troppo appiattita, ecco, deve fare un pochettino di massa, o in questo contenitore in uno abbastanza rettangolare anche, ma va benissimo. Ecco, lo lasciamo per 17-18 ore a 17-18 gradi in cantinetta io a questo punto, altrimenti se avete una stanza con 17-18 gradi è l'ideale. Allora adesso dopo 17-18 ore, 18 ore personalmente, abbiamo questo risultato e vi consiglio, un consiglio che vi do è di utilizzare l'acqua a 40 gradi. Abbiamo ancora 70 grammi di acqua, 10 grammi di malto da aggiungere e 20 grammi di sale. Adesso spezzetto tutta la nostra biga fermentata, il nostro fermento, e andiamo a sciogliere il malto. In questo caso io il malto in polvere ne ho messi 10 grammi, lo vado a sciogliere nell'acqua. Naturalmente se avete il malto in pasta va benissimo, ma va mixato subito alla biga, non va assolutamente mixato all'acqua, ecco. Io mi trovo molto bene con quello in polvere, per cui faccio così. Andiamo avanti, facciamo scorrere con pochissima acqua, ma veramente pochissima, solo per ammorbidire la nostra biga fatta a pezzetti, sempre mi raccomando sulla minima velocità.
sia con la spirale diciamo che con la planetaria. La planetaria poi vedete voi se è meglio con la foglia o con il gancio a seconda magari della forma della vostra ciotola, ecco come vi potete trovare. Secondo me il gancio può andare. Allora aggiungiamo, mi raccomando, molto molto lentamente l'acqua, acqua e malto. Perché? Perché comunque tende a disfarsi, è molto comunque duro come impasto la biga, questo per impasto diciamo, e comunque anche quando iniziamo ad aggiungere acqua deve avere un pochino di tempo per ammorbidirsi ed assorbirla, ecco, non l'assorbe immediatamente, soprattutto questa biga idratata al 44%, ecco, non è proprio come un prefermento freddo, quindi bisogna fare ancora più attenzione. Aggiungiamo infine il sale prima di dare l'ultimo goccetto di acqua che ci aiuta poi a sciogliere anche il sale. Ecco, vi consiglio questa temperatura perché io voglio farvi chiudere l'impasto a 25 anche 26 gradi e ci si può riuscire solamente aggiungendo dell'acqua tiepida. Ecco, io con la spirale mi baso su un'acqua a 40 gradi, ma secondo me anche con la planetaria, perché così in quanto è un impasto duro velocizziamo e facciamo partire subito la fermentazione, ecco, la lievitazione. Abbiamo 26 gradi, adesso lo mettiamo nel contenitore con la pellicola. Facciamo fare un riposo di mezz'ora a 25-26 gradi in cella oppure di 40 minuti, proprio un riposo a temperatura ambiente, ecco, o in cella o a temperatura ambiente magari 10 minuti in più, stavo dicendo. Adesso vi mostro una parte molto importante, come fare non le pieghe ma la cilindratura di questo impasto. L'abbiamo fatto riposare per 40 minuti, adesso lo facciamo cilindrare, lo cilindriamo noi, non è che lo facciamo cilindrare perché siamo noi che lo facciamo, no? Quindi adesso vedete come prende forza, ma prende davvero tantissima forza a fare questo lavoro. E noi adesso dopo la seconda andiamo a farlo riposare un quarto d'ora, 20 minuti per fare la terza cilindratura. Lo lasciamo naturalmente, mi raccomando, con la pellicola ben aderente perché comunque non deve prendere assolutamente aria l'impasto, è una cosa importantissima perché questo impasto poco idratato deve rimanere sempre abbastanza umido. Io non metto adesso olio, però vi dico, mi raccomando, la pellicola molto molto vicina anche dopo e in questo caso aderente. Adesso lo schiacciamo per bene senza esagerare perché ho aspettato, perché altrimenti andavo a rompere proprio la maglia glutinica, a fare subito la terza cilindratura. Adesso la facciamo la terza, invece riusciamo tranquillamente dopo il riposo che abbiamo fatto e andiamo poi a metterlo, lo potete lasciare per una temperatura ambiente invernale di 21-22 gradi tranquillamente, ovviamente con la pellicola adagiata sopra a un paio di orette, diciamo, a riposo, a lievitazione, mentre con l'aiuto della cella 26 gradi per un'oretta e mezza. A 26 gradi nella cella, bene inumidita, spruzzate comunque qualcosina nella cella perché deve esserci un pochettino di umidità, non deve assolutamente esserci clima secco, quindi vi consiglio di dare qualche spruzzatina sul fondo della cella o di mettere magari qualcosa che crei umidità, altrimenti comunque a temperatura ambiente, spero che voi non abbiate una casa troppo secca, lo lasciate con la vostra pellicola. Adesso io vedete ho spruzzato appena un pochettino sulla teglia in modo di avere un clima più umido. Adesso quello che dovete avere è un coppa pasta, in questo caso di 8 cm va bene, oppure di 10 se volete farle molto più grandi,
ecco uno stampo, questo è lo stampo professionale per le rosette, e questo l'ho preso, ho fatto questo acquisto perché mi piace molto fare questo pane, altrimenti in casa potete trovarvi sempre questo tagliamele, questo affettamele, potete fare l'incisione anche con quello, perché comunque nel primo video vi ho mostrato diciamo la stampata con il tagliamele, però vi dirò che è veramente fantastico lo stampo. Vi lascio naturalmente il link e funziona alla grande, oltre a essere molto comodo. Adesso dopo un'ora e mezza in cella l'impasto si presenta così, oppure comunque dopo almeno un paio d'ore, se avete 20-21 gradi in casa. Deve essersi comunque, come vedete, leggermente rigonfiato. Allora andiamo a, in questo caso, stendere un po' in questa maniera con il mattarello. Andiamo non troppo naturalmente, perché dobbiamo avere quel centimetro e mezzo, 2 di spessore, e non dobbiamo neanche rovinare quello che abbiamo creato all'interno con la cilindratura, per cui cerchiamo di fare attenzione. Ho messo un pochettino di farina sotto naturalmente, e facciamo attenzione, stendiamo il tutto in modo che ci stiano una decina di rosette almeno. Adesso andiamo a stampare con il nostro coppapasta, vedete lo spessore che deve avere, almeno ecco, è questo. Dopo, se avete uno stampo più alto, appena più largo, va bene comunque. Adesso poi comunque con il nostro stampo delle rosette si schiaccerà comunque tutto, guardate. Allora vedete, ecco, questo comunque lo stampo secondo me è perfetto, va bene. Potete averlo anche appena un po' più largo, va benissimo. Adesso le capovolgete e le mettete su una teglia o comunque dopo, mi raccomando, metteteci sulla pellicola, ovviamente, per l'ultima lievitazione. Le capovolgete perché così mantengono la loro forma fino al momento dell'infornata. Ecco, le capovolgete, mi raccomando, magari se mettete in una teglia o appoggiate sulla carta forno, diciamo, mettete magari un pochettino di farina sul fondo in modo che non si appiccicano, altrimenti poi magari potete combinare, cioè nel senso, se vi si appiccica poi dovete infornare, è un bel disastro. E quindi ecco, mettete appena un po' di farina lì dove andate a fare la stampata e poi le girate, altrimenti ecco, questo è praticamente quello che mi è rimasto di tutti i ritagli. Che cosa faccio adesso? Faccio ne ho una così, poi un'altra, faccio due tartarughine, faccio 2 panini, ecco, andrò a tagliarle all'ultimo tanto per avere qualcosa e non naturalmente sprecare l'impasto. Adesso lasciamo lievitare, vedete come le ho messe, pellicola abbastanza vicina, e poi dopo un'ora circa al massimo, non molto di più, accendiamo il forno casalingo a 250 su una pietra o sulla teglia molto calda, mi raccomando, per 14 minuti con il vapore, oppure con l'F1 a 280 gradi la platea e 250 al cielo, ok? Sempre per 14 minuti con il massimo vapore possibile, ragazzi. Io lo steamer inserisco oltre all'acqua anche il ghiaccio. Poniamo adesso la parte stampata di nuovo verso l'alto. Vi consiglio naturalmente di misurare anche sulla teglia oppure sulla pietra del forno di casa la temperatura, perché è proprio necessario avere questa spinta dal basso di una pietra o una teglia molto calda e poi molto vapore in camera. Guardate come procede la nostra cottura, ed ecco qua, dopo 14 minuti sempre con vapore, la nostra bella rosetta soffiata, e questo è il nostro bel risultato. Guardate,
Secondo me questo metodo è molto più semplice del precedente e ve lo consiglio, guardate che splendore. Io sono veramente contenta di queste mie creazioni. Voi cosa dite? Lasciatemi un bel commento. Vi do appuntamento alla prossima videoricetta, al prossimo tutorial, quello che può essere, e vi invito a lasciare un like naturalmente se vi è piaciuta questa ricetta, a commentare se proverete oppure no e anche a commentare con tutti i vostri dubbi, le vostre perplessità naturalmente, e vi invito naturalmente, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale con la campanella in modo da riuscire a vedere anche le prossime video ricette o i prossimi video consigli. Alla prossima!